Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto una storia intensa e piena di sfumature su due volti amatissimi dal pubblico, Mahsine Merabet e Cenk Torun. Una storia che non parla di scandali o rotture, ma di sostegno silenzioso, di scelte consapevoli e di amore che non ha bisogno dei riflettori per esistere. Prima di iniziare, vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un like e, se vi va di sostenermi, a cliccare sul tasto Unisciti. Pronti? Cominciamo. Negli ultimi mesi, Mahsine ha accettato una sfida artistica che segna una svolta nella sua carriera, un film d'autore dal tono intimo, costruito attorno a un personaggio femminile complesso, presente in quasi ogni scena. Una prova di resistenza e sensibilità, che richiede corpo, voce e memoria emotiva. Il progetto ha attirato attenzione ancor prima di essere annunciato ufficialmente, perché si mormora che l'attrice abbia accettato di portare sullo schermo un viaggio interiore in solitaria, senza partner fissi né spalle comiche. Un terreno scivoloso e affascinante, dove il minimo eccesso può rovinare tutto e il minimo dettaglio può accendere la magia. Molti fan si aspettavano di vedere anche Cenk nel cast, visti i lavori televisivi condivisi negli ultimi anni. Invece no, questa volta lui ha scelto un ruolo diverso. Non un cameo, non una partecipazione speciale. Ha scelto di esserci fuori campo. Presenza discreta, costante, ma invadente. Il suo modo di dire, sono con te, senza rubare spazio alla storia che lei sta raccontando. Chi ha frequentato il set racconta di un ambiente raccolto, quasi rituale. Le giornate iniziano presto, con letture a bassa voce e prove in sala luce. La regia cerca toni sommessi e movimenti calibrati, la fotografia predilige i chiaroscuri. Il suono cattura respiri e silenzi, che spesso dicono più delle parole. In questo clima sospeso, la figura di Cenk compare ai margini, come un piccolo faro domestico. Arriva puntuale, saluta tutti, si ferma in un angolo durante i check. A volte prepara un tè caldo, a volte stacca per fare due passi nel cortile e lasciare spazio all'attenzione altrui. Non si mette in mezzo. Non commenta le scelte del regista. Non tratta il set come un palcoscenico per se stesso. È come un'ancora, avrebbe detto un elettricista della troupe. Non parla quasi mai, ma quando incroci il suo sguardo capisci che va tutto bene. Un assistente ai costumi lo descrive così: se serve, tiene un cappotto sulle spalle di Mahsine tra una ripresa e l'altra. Se non serve, si fa da parte. È raro vedere un compagno così, presente, ma leggero. La storia che il film intende raccontare non è lontana da ciò che si vive sul set, parla di una donna che impara a reggersi in piedi, pur accettando l'aiuto che la vita le offre. Mahsine si è preparata con mesi di studio, dizione, lavoro sul respiro, incontri con una coach che la spinge a cercare ricordi, immagini, odori. Ha rivisto fotografie di famiglia, ha ascoltato vecchie registrazioni, ha camminato da sola per strade sconosciute solo per sentire come cambia il passo di chi ha paura e di chi, invece, ritrova fiducia. Perché non è solo recitazione, è trasformazione. Cenk ha accompagnato questa trasformazione evitando le scorciatoie del protagonismo. È facile parlare d'amore quando si è al centro dell'inquadratura, è più difficile restare ai bordi, eppure essere fondamentali. Tra i racconti che circolano, ce n'è uno che torna spesso: un pomeriggio di pioggia, una scena che non riusciva a trovare il ritmo giusto, la stanchezza negli occhi di lei. Durante la pausa, Cenk le ha porso un libro sottolineato in più punti. Leggi questa pagina soltanto, pare le abbia sussurrato. Poche righe, poi un respiro profondo. Al check successivo, la scena ha trovato la sua temperatura. Sui social, le fotografie sono arrivate a ondate. Scatti volutamente semplici, un corridoio di teatro adattato a camerino, luci basse, una tazza appoggiata su una cassa. In un'immagine diventata virale, si vede Mahsine seduta, i capelli raccolti in fretta, mentre ride di qualcosa che noi non sentiamo. Dietro, quasi fuori fuoco, Cenk che le sistema le spalle del cappotto. Nessuna posa perfetta, solo tenerezza ordinaria. I commenti? Questo è amore. Non serve un ruolo in scena per essere il protagonista della vita di qualcuno.
Stare accanto senza rubare luce è una forma d'arte. La produzione, nel frattempo, ha lavorato per proteggere questo equilibrio. Set chiuso nei giorni più intensi, poche concessioni alla curiosità esterna, comunicati misurati. È un progetto che ha bisogno di silenzio per maturare, e tutti sembrano averlo capito. Anche per questo il sostegno di Cenk è stato accolto con simpatia dalla troupe. Non è il divo che passa a farsi vedere, ma la persona che sceglie di esserci quando le luci non sono puntate. Per Massine, questa interpretazione significa anche riconciliazione con le proprie radici. Ha chiesto ai costumi piccoli segni, un ricamo interno che solo lei può leggere, un colore nascosto tra le fodere, un tessuto che le ricorda un abbraccio lontano. Niente che il pubblico noterà a colpo d'occhio, ma dettagli che la aiutano a entrare e uscire dal personaggio senza perdersi. È un modo per dire, porto con me ciò che sono, mentre racconto chi sto diventando. C'è chi si domanda perché lui non sia nel film. La risposta più onesta è anche la più semplice, perché l'amore non è sempre condivisione di scena. A volte è lasciare spazio all'altro. È fidarsi del lavoro dell'altro. È gioire quando l'altro vola da solo. E Cenk, in questo, sta offrendo una lezione non dettata da manuali di comunicazione, ma dalla cura. Le reazioni del pubblico sono state immediate. Hashtag di incoraggiamento, fanart dedicate, messaggi in più lingue. Molti hanno notato come questa coppia sfogga ai cliché del mondo dello spettacolo, niente annunciazioni a effetto, nessun consumo di intimità per raccogliere click. Piuttosto, una sobrietà che sorprende. È la normalità che non siamo abituati a vedere, scrive qualcuno. Due persone che lavorano e si amano senza trasformare tutto in una vetrina. Sul piano pratico, la macchina filmica procede. Le sessioni mattutine sono dedicate alle scene dialogate, quelle del tramonto ai monologhi. La colonna sonora è in lavorazione. Un musicista sta cercando un tema che non sia invadente, una melodia che resti sospesa, come una domanda senza risposta. Il poster non è ancora stato rivelato, ma si vocifera di una grafica scarna, un volto appena intravisto, un titolo corto. Il percorso festivaliero è in discussione, la distribuzione, prudente. E Cenk? Continua a essere il collante silenzioso. Ogni tanto porta dei dolci fatti in casa, scherza con gli attrezzisti, raccoglie le carte rimaste sui tavoli. Piccole cortesie che non salvano il mondo, ma migliorano una giornata di lavoro. Non c'è gloria in questo, e proprio per questo c'è valore. Ce ne dimentichiamo spesso, ha detto un assistente alla regia, ma un set funziona quando chi può prendersi un merito sceglie di non farlo, e lascia che la storia parli. Il punto è tutto qui, lasciare che la storia parli. Massine lo sta facendo con il suo talento, Cenk con la sua gentilezza. Insieme formano un'alleanza che non ha bisogno di dichiarazioni quotidiane. Qualcuno ha scritto, spero che lui sia sul palco alla prima. Forse ci sarà, forse no. Forse si accomoderà in ultima fila, con un biglietto anonimo, per applaudire senza farsi vedere. Qualunque cosa accada, l'importante è ciò che c'è adesso, un lavoro che avanza e un legame che resiste, senza rumore. Cosa possiamo aspettarci nei prossimi mesi? Probabilmente un trailer sottovoce, qualche fotografia di scena, una data. Poi la premiere, le recensioni, i pareri divisi, perché così funziona il cinema quando prova a dire qualcosa di vero. E nel mezzo, un passo dietro l'altro, prove, aggiustamenti, tagli e riprese. Forse una vocale da incidere meglio, forse una pausa più lunga tra due battute. Il processo è fatto di minuscoli spostamenti, invisibili a chi guarda solo il risultato. Arriviamo al cuore di questa storia, l'amore come atto di presenza. In un'epoca di grandi proclami, vedere due persone scegliere la via breve e difficile della discrezione è quasi rivoluzionario. Non è una favola, non è un santino. È lavoro, fiducia, ascolto. È sapere che il talento dell'altro non ti rimpicciolisce, ma ti completa. È il contrario della competizione. È maturità. E adesso, come sempre, la parola passa a voi. Vi piacerebbe vedere Massine presentare il film in un grande festival internazionale?
Credete che Cenk farà una sorpresa alla premiere o resterà dietro le quinte, come finora? Che idea avete di questa forma di sostegno discreto? Scrivetemelo nei commenti, leggerò con attenzione le vostre opinioni e curiosità. Se questo racconto vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Qui continueremo a seguire i percorsi di chi sceglie la sostanza al posto del clamore. Grazie per essere arrivati fino alla fine. Ci vediamo nel prossimo video. A presto e buona giornata.